Ciao amici, eccolo qua, il Lamy Crystal Peridot o Peridoto come lo vogliamo chiamare in italiano. Questo inchiostro appartiene alla serie Crystal, quindi la serie d'eccellenza, chiamiamola così, che Lamy produce. Lo vediamo anche dalla confezione del calamaio, questa è la serie quella ordinaria, quella base, e questa invece è quella un pochettino più curata, più bella, con formulazioni che ci dicono migliorare tutte le prestazioni, eccetera. Beh, è tutto da vedersi perché insomma è diventato anche un po' una moda, una tendenza di tutti i brand di avere la linea base e la linea quella d'eccellenza. Non per tutti vale la regola che questi scrivono meglio degli altri, ma ne parleremo in un video dedicato. Il cartone, quindi la confezione che contiene l'inchiostro, però certamente più curato, e questa ce la paghiamo senz'altro, è più curata perché è tutta in rilievo, è una carta molto più pregiata con una laminazione, chiamiamola così, è un trattamento superficiale molto bello anche, non so se si riesce ad inquadrarlo, ci sono più colori, quindi non è semplicemente un bicolore e quindi insomma tutto questo si riverbera sui costi ma anche sulla piacevolezza dell'involucro, ma a noi interessa il contenuto. Per cercare di mantenere, ecco forse qua si vede per esempio in controluce come sia tutto in rilievo, per cercare di mantenere dei costi insomma tutto sommato contenuti, visto che stiamo parlando di inchiostri e non di pane, cosa ha fatto Lamy? Ha mantenuto il prezzo simile al calamaio da 50 ml della serie base, ma in questo caso ha ridotto il contenuto di inchiostro, siamo scesi a 50 ml. La serie Crystal, come ci fa capire un po' il nome, è dedicata alle pietre preziose. Per me è sempre motivo di studio e quindi di apprendimento ogni volta che mi trovo di fronte a questi inchiostri, perché un conto è che parliamo di topazio, di ametista, eccetera, un conto che andiamo a parlare di benitoite, di peridote. Ammetto che non li avevo mai sentiti nominare, nemmeno insomma, credo nelle mie reminiscenze scientifiche. E così ho scoperto che è una pietra preziosa. Tornando al calamaio, come vedete anche il tappo è un tappo diverso, in metallo, con questi fregi qua sopra, questo logo, beh, insomma si fa pagare. Molto bello, apprezzabile anche questo anellino che richiama il colore dell'inchiostro, lo troviamo nella parte finale del tappo. Però pur essendo anche un bel calamaio, perché vedete una forma triangolare ma che è diciamo con questo cerchio inscritto, chiamiamolo così, quello del tappo, è un calamaio che non è esente da critiche perché la sua capacità di 30 ml riduce parecchio il pescaggio, vale a dire che con un pennino un pochettino profondo, non parlo di questo qua in vetro, ma di quello di alcune stilografiche, andando a caricarle, quindi immergendo il pennino, si rischia anche di sbattere sul fondo, quindi mi raccomando, molta attenzione. Fatte queste premesse, andiamolo a provare. La prima prova, come sempre, la faccio con il pennino di intinzione per andare a vedere, cercare di mostrarvi al meglio il colore di questo inchiostro. Un verde molto concentrato, un verde che direi anche scuro tutto sommato. Mi colpisce subito, a differenza di altri inchiostri di questa serie, guardate che fittezza, mi colpisce, ve lo dico subito dopo aver scritto Peridot, mi colpisce in un certo senso la affinità con la serie degli inchiostri Sailor Gentle Ink. Ci trovo molta oleosità, molta viscosità, quindi un inchiostro che lubrifica molto, che tende a proteggere molto il pennino quando il pennino è sottile, ma che presenta anche una scorrevolezza che potrebbe essere talvolta eccessiva su alcuni pennini. Per questo tipo di minerale, o perlomeno per la colorazione, si fa spesso riferimento al minerale olivina, quindi ad un verde oliva, ma in realtà secondo me è un po' fuorviante perché non è proprio un verde oliva, mi sembra più un verde
brillante, per intenderci, ma scuro, non brillante in quanto brilla, ma un verde intenso, però più scuro. Il verde oliva lo vedo un pochettino differente. Prova inchiostro. Lami, peridot. Qui siamo su una Waterman. Mettiamo con pennino. Questo qua è una sorta di italic F fine. Ma comunque, come vedete, nel momento in cui utilizzo un pennino un pochettino più sottile, si alleggerisce quello che invece è l'intensità di un pennino più largo. Allora andiamo a vedere se effettivamente quello che vi sto dicendo corrisponde anche su questo, cioè su un pennino con una base più larga. E infatti prova peridot lami, come vedete basta appena utilizzare una penna che abbia una base d'appoggio maggiore per ritornare ad una intensità come l'abbiamo ritrovata con il pennino di intinzione, sebbene sapete abbiano due tipi di flusso diverso, quindi non tanto di flusso ma di deposito sulla carta un po' diverso. Proviamo questo inchiostro su qualche altra carta, ma prima andiamo a vedere a quale verde potrebbe assomigliare. A me per esempio ricorda abbastanza il Pelikan Adventuring l'Edelstein, vedete è abbastanza, me lo ricorda parecchio da vicino, mentre il Sherwood Green della Diamine è un pochettino più leggero, però nelle sue parti più sature si avvicina lo stesso, ed anche un pochettino il Caveco, il Green Palm, o il Palm Green, uno degli ultimi, sebbene abbia una componente, una contaminazione gialla che lo sposta un pochettino da questo verde, io direi quasi un verde smeraldo, ma non certo un verde oliva. Il verde oliva, per come diciamo la vedo io, ha più questa tonalità, una tonalità con una buona componente gialla che sposta un pochettino lo spettro del nostro inchiostro. Però stiamo parlando di un bel inchiostro, di un inchiostro che ha una formulazione particolare. Andiamo subito a vedere se passa la carta. Sì, la passa. Passa la carta perché, come vi ho detto, è un inchiostro molto viscoso, e dove viene accumulato, e ne viene accumulato perché precipita per gravità, visto che è più pesante, lascia dei segni. Guardate anche qua dove va ad accumularsi un pochettino l'inchiostro per la fine del tratto, e quindi tenetelo presente che può passare un po' la carta. Lo metto alla prova su questa serie monocromo, quella nuova White and Black, ma visto che ho già ho cominciato a usare questo, uso la serie Black, per vedere come si comporta sulla quadrettatura con una carta, per l'appunto con delle righe. Uso sempre il quadretto perché mi fa capire in maniera abbastanza evidente quando c'è una trama, perché con la rigatura, quella poi la 1R addirittura, è un po' come scrivere sul bianco. Scorrevolezza assolutamente garantita, la scorrevolezza. Questo è un pennino goccia di tipo M, possiamo chiamarlo così, se non addirittura un B quando lo usiamo in questa maniera. Per chi volesse approfondire, il peridote fa parte del minerale olivina che
appartiene al gruppo dei silicati e proprio in base alla percentuale di ferro presente nel minerale assume una intensità verde particolarmente satura, particolarmente anche preziosa, perché è questo che ne fa aumentare il prezzo, pur rimanendo comunque un minerale, una gemma, chiamiamola così, di quelle economiche, insomma di quelle povere. Però questo è quello che ho scoperto sul peridote. Inchiostra, scusatemi, inchiostro. Decisamente diverso, anche se poi una volta che si asciuga, vedete che cambia un pochettino su questa carta rispetto alla carta Rhodia. Andiamo a vedere se passa su una carta come questa. No, perché questa è una carta da 100 grammi. Però, vedo se riesco ad avvicinarvelo in controluce, però qualche piccola traccia, dov'è il mio dito? Eccolo qua, qualche piccola traccia si vede anche qua in controluce. Quindi attenzione ancora una volta al passaggio da una parte all'altra di questo inchiostro. Due conclusioni sull'AMI, su questo inchiostro. Ammetto che la serie Lamy Crystal, pur essendo molto valida, io la trovo un po' discontinua nel rendimento o perlomeno nella formulazione, perché mi trovo ad avere a che fare con inchiostri come per esempio il benitoite, che però è vero che è un inchiostro anche di quelli resistenti all'acqua, quindi con una formulazione un po' diversa. Con un inchiostro come questo invece, che è quasi l'opposto, molto denso, l'altro sembra un pochettino più meno fitto, un po' più anacquato, che è un brutto termine ma rende l'idea. Il più bello che ho provato fino adesso è il Topaz, che rappresenta un giusto equilibrio, però solo su certe carte, su certe penne. Non lo so, insomma c'è molta più costanza di rendimento nella serie base, e anche i colori, ammetto che non sono assolutamente malvagi quella della serie base. Qui abbiamo delle tinte più ricercate, il costo lievita un pochettino perché andiamo nell'ordine del 17 euro per un calamaio da 50 millilitri, perché i 10 che paghiamo per i 30 corrispondono ai 17, quindi si avvicina quasi al doppio del costo del calamaio ordinario. Sono valutazioni da fare, e però se vi piacciono le tinte, e sono davvero belle, potrebbe essere un'occasione per acquistarlo. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video.